Ciao a tutti di nuovo. Che piacere ritrovarvi sul mio canale. Vedo che l'argomento di oggi ha suscitato un bel po' di interesse, e non vi biasimo. C'è un fascino irresistibile dietro le cortine scintillanti del mondo dello spettacolo, un'attrazione magnetica verso i drammi, i segreti e i presunti amori che si consumano tra una ripresa e l'altra. Oggi, riprendiamo in mano la lente di ingrandimento e la puntiamo ancora più a fondo sul caso di Neslihan Atagol, Svela Amo e Burak Özçivit. Non ci limiteremo a ripercorrere le voci, ma cercheremo di analizzare il contesto, le dinamiche di potere all'interno dell'industria turca e, soprattutto, l'impatto di questi gossip sulla vita delle persone coinvolte. Per iniziare, è fondamentale capire quanto sia vasta e influente l'industria televisiva turca. Le serie TV turche, o diziler come vengono chiamate, sono un fenomeno globale. Sono esportate in tutto il mondo, dall'America Latina al Medio Oriente, dall'Europa all'Asia, e raggiungono milioni di spettatori. Questo successo planetario porta con sé una grande attenzione mediatica e un'enorme pressione sulle spalle degli attori protagonisti. Burak Özçivit, Neslihan Atagul e Svela Amo sono tutti personaggi di spicco in questo panorama. Burak, con il suo fascino da divo e la sua presenza scenica inconfondibile, è uno degli attori più pagati e ricercati del paese. Il suo matrimonio con Svela Amo, un'attrice e modella di successo, è costantemente sotto i riflettori. La loro vita privata è oggetto di curiosità morbosa da parte dei media e dei fan. Neslihan Atagul, d'altra parte, si è fatta strada grazie al suo talento innato e alla sua capacità di interpretare ruoli complessi e sfaccettati. La sua performance in Kara Sevda, al fianco di Burak Özçivit, le ha valso il plauso della critica e del pubblico, consolidando la sua posizione come una delle attrici più promettenti della sua generazione. Ed è proprio durante le riprese di Kara Sevda che iniziano a circolare le prime voci sul presunto triangolo amoroso. La chimica esplosiva tra Kemal, Burak e Nihan, Neslihan era palpabile. Ogni sguardo, ogni tocco, ogni parola era intrisa di passione e desiderio. Il pubblico era completamente rapito dalla loro storia d'amore tormentata. Ma, come sappiamo, la finzione e la realtà sono due cose ben distinte. Tuttavia, per i media, era troppo ghiotta l'opportunità di trasformare una storia d'amore sullo schermo in un dramma nella vita reale. Hanno iniziato a scavare, a cercare indizi, a interpretare ogni gesto come prova di un legame segreto tra Burak e Neslihan. Sono spuntati articoli sensazionalistici che parlavano di sguardi languidi, di cene clandestine, di messaggi segreti scambiati sul set. Hanno persino tirato in ballo i rispettivi partner, dipingendo Svela Amo come una moglie gelosa e insicura e Kadir Dulu, il marito di Neslihan, come un uomo tradito e umiliato. Ma fermiamoci un attimo a riflettere. Quanto di tutto questo era vero e quanto era frutto della fantasia dei media? Difficile dirlo con certezza. È innegabile che tra Burak e Neslihan ci fosse una forte alchimia professionale. Ma questo non significa necessariamente che ci fosse una relazione sentimentale. Gli attori sono professionisti che vengono pagati per interpretare un ruolo. Il loro compito è quello di rendere credibile la storia d'amore, di far sognare il pubblico, di emozionare e commuovere. E Burak e Neslihan, in Kara Sevda, hanno fatto un lavoro eccezionale. Ma i media, spesso alla ricerca di scoop e scandali, tendono a esagerare, a distorcere la realtà, a creare storie dove non ci sono. E in questo caso, hanno sfruttato al massimo il potenziale drammatico della situazione, alimentando le voci e le speculazioni. Svela Amo, dal canto suo, si è trovata catapultata al centro di un tornado mediatico. Era costantemente bombardata da domande sulla sua relazione con Burak, sulla sua presunta gelosia nei confronti di Neslihan, sul suo presunto malessere. Nonostante la pressione, Svela ha sempre mantenuto la calma e la compostezza. Ha difeso il suo matrimonio, ha ribadito la sua fiducia in Burak e ha cercato di minimizzare l'impatto dei gossip sulla sua vita privata. Burak, d'altra parte, ha espresso più volte il suo fastidio per le continue illazioni e per il modo in cui i media speculavano sulla sua vita privata. Ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Neslihan e ha sottolineato la sua lealtà verso la moglie. Neslihan, come abbiamo detto, è stata la più silenziosa di tutti. Non ha mai commentato direttamente le voci sul presunto flirt con Burak, ma il suo silenzio, come spesso accade in questi casi, ha alimentato ulteriormente le speculazioni. Ma perché Neslihan ha scelto di non parlare?
Forse perché era consapevole che qualsiasi cosa avesse detto sarebbe stata interpretata in modo distorto dai media. Forse perché voleva proteggere la sua privacy e quella delle persone coinvolte. Forse perché riteneva che non valesse a pena dare ulteriore benzina al fuoco. Qualunque sia stata la ragione, la sua scelta di rimanere in silenzio ha contribuito a creare un'aura di mistero intorno alla vicenda. E i media, ovviamente, hanno sfruttato al massimo questa situazione, alimentando le voci e le speculazioni. Ma al di là dei gossip e delle speculazioni, è importante ricordare che dietro ogni personaggio famoso c'è una persona reale, con sentimenti, emozioni e una vita privata che merita di essere tutelata. Giudicare, condannare o speculare sulla base di voci e illazioni è ingiusto e irrispettoso. Dobbiamo imparare a distinguere tra la finzione e la realtà, tra quello che vediamo sullo schermo e quello che succede nella vita privata delle persone. E dobbiamo anche essere consapevoli del potere dei media e della loro capacità di influenzare l'opinione pubblica. Spesso, i gossip e gli scandali vengono creati ad arte per aumentare la popolarità di un attore o di una serie TV. Ma a quale prezzo? A prezzo della dignità, della privacy e della tranquillità delle persone coinvolte. È giusto che la vita privata di un attore venga sviscerata e messa in piazza per il semplice gusto di fare notizia? Io credo di no. Credo che sia fondamentale rispettare la privacy delle persone, anche se sono famose. Credo che sia importante non giudicare sulla base di voci e illazioni. E credo che sia necessario essere consapevoli del potere dei media e della loro capacità di manipolare l'opinione pubblica. Quindi, cosa possiamo concludere da tutta questa storia? La verità, probabilmente, sta nel mezzo. Forse c'è stata una certa attrazione, un'affinità particolare tra Burak e Neslihan durante le riprese di Kara Sevda. Forse c'è stata una certa competizione, una rivalità professionale tra Neslihan e Svela. Ma questo non significa necessariamente che ci sia stata una relazione extraconiugale o un tradimento. È più probabile che si tratti di una situazione complessa, amplificata dai media e dai social media, che ha portato a una narrazione distorta e sensazionalistica. E, in definitiva, la verità la conoscono solo le persone direttamente coinvolte. A noi, come spettatori, non resta che fidarci delle loro parole e rispettare la loro privacy. E con questo siamo giunti alla fine di questa lunga analisi. Spero che abbiate trovato questo approfondimento interessante e utile. Ora, come sempre, vorrei sapere cosa ne pensate voi. Credete che ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia tra Burak e Neslihan? Pensate che i media abbiano esagerato la situazione? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. E, se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale. Il vostro supporto è fondamentale per me. Grazie ancora per essere stati con me oggi. Un abbraccio a tutti e alla prossima!